Carlos Castaneda. Los Voladores. Quelli che volano. Flyers. Parte 2. Nuova edizione. I testi sono tratti dal volume Il lato attivo dell'infinito, capitolo 16. Ombre di fango. Attenzione! Versione integrale del testo senza le censure presenti nelle edizioni italiane. La traduzione in questo video è tratta direttamente dalle edizioni inglese e spagnola. Attivate i sottotitoli in inglese o spagnolo cliccando sull'icona per poter effettuare un puntuale confronto con il testo originale. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre il nostro commento. C'è un'oscurità che ci circonda, Disse Don Juan. ma se guardi con la coda dell'occhio, vedrai ancora le ombre fugaci che ti stanno saltando intorno. Aveva ragione. Potevo ancora vederli. I loro movimenti mi davano le vertigini. Don Juan accese la luce e questo sembrò dissipare tutto. Hai raggiunto, grazie al tuo sforzo, ciò che gli sciamani dell'antico Messico chiamavano l'argomento degli argomenti. Disse Don Juan. Per tutto questo tempo ci ho girato intorno, suggerendoti che qualcosa ci tiene prigionieri. Certo, qualcosa ci tiene prigionieri. Questo era un fatto energetico per gli sciamani dell'antico Messico. Perché questo predatore ha preso possesso di noi nel modo in cui stai descrivendo, Don Juan? Chiesi. Ci deve essere una spiegazione logica. C'è una spiegazione, Rispose Don Juan. ed è la spiegazione più semplice del mondo. Si sono impossessati di noi perché per loro siamo cibo e ci spremono senza compassione perché siamo il loro sostentamento. Proprio come noi alleviamo i polli nei gallineros, nei pollai, anche loro allevano noi negli humaneros. Pertanto hanno sempre il cibo a portata di mano. Sentivo che la mia testa era scossa violentemente da una parte all'altra. Non potevo esprimere il mio profondo sentimento di disagio e scontento, ma il mio corpo si muoveva rendendolo evidente. Tremavo dalla testa ai piedi, senza alcuna volontà da parte mia. No, 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 mi sentii dire. Questo è assurdo, Don Juan. Ciò che dici è qualcosa di mostruoso. Semplicemente non può essere vero, né per gli sciamani, né per gli esseri comuni, né per chiunque altro. Perché no? Chiese Don Juan con calma.
Perché no? Perché ti fa arrabbiare? Sì, mi fa arrabbiare, risposi. Queste affermazioni sono mostruose, Bueno, disse. non hai ancora sentito tutte le affermazioni? Aspetta un attimo e guarda come ti sentirai. Ti voglio sottoporre a un bombardamento. Voglio dire, sottoporrò la tua mente ad attacchi tremendi e non potrai andartene perché sei in trappola. Non perché ti tengo prigioniero, ma perché qualcosa in te ti impedirà di andartene, mentre un'altra parte di te andrà davvero fuori di testa. Quindi, aggiustate il cinturón, allacciati la cintura. Sentivo che c'era qualcosa in me che chiedeva di essere punito. Don Juan aveva ragione. Non avrei potuto lasciare la casa per nulla al mondo. Eppure non mi piacevano per niente le insensatezze che mi raccontava. Voglio fare appello alla tua mente analitica. Disse Don Juan. Pensa per un momento e dimmi come spiegheresti la contraddizione tra l'intelligenza dell'uomo ingegnere e la stupidità dei suoi sistemi di credenze o la stupidità del suo comportamento contraddittorio. Gli sciamani credono che i predatori ci abbiano dato il nostro sistema di credenze, le nostre idee sul bene e sul male, i nostri costumi sociali. Sono loro che hanno stabilito le nostre speranze e aspettative, i nostri sogni di trionfo e fallimento. Ci hanno dato l'avidità, la meschinità e la codardia. È il predatore che ci rende compiacenti, rutinari ed egomaniaci. Ma in che modo possono fare questo, Don Juan? Chiesi, in un certo senso ancora più arrabbiato per le sue affermazioni. Ci sussurrano tutto questo nelle orecchie mentre dormiamo? No, non lo fanno in questo modo. Questa è un'idiozia. Disse Don Juan sorridendo. Sono infinitamente più efficaci ed organizzati di così. Per mantenerci obbedienti, docili e deboli, i predatori si sono impegnati in una manovra stupenda, ovviamente stupenda dal punto di vista di uno stratega. Una manovra orribile dal punto di vista di chi la soffre. Ci hanno dato la loro mente. Mi senti? I predatori ci hanno dato la loro mente, che è diventata la nostra mente. La mente del predatore è barocca, contraddittoria, morbosa, piena di paura di essere scoperta in qualsiasi momento. Anche se non hai mai sofferto la fame, Proseguì. so che hai una continua voglia di mangiare, che non è altro che la brama del predatore che teme che in qualsiasi momento la sua manovra sarà scoperta ed il cibo gli sarà negato. Attraverso la mente, che dopo tutto è la loro mente, i predatori iniettano nelle vite degli esseri umani ciò che è conveniente per loro e si garantiscono, in questo modo, un grado di sicurezza che funge da ammortizzatore della loro paura. Non è che non posso accettare questo come valido, Don Juan.
dissi. Potrei, ma c'è qualcosa di così odioso al riguardo che realmente mi provoca rifiuto. Mi costringe a prendere una posizione contraddittoria. Se è vero che ci mangiano, come fanno? Don Juan aveva un sorriso da orecchio a orecchio, traboccava di piacere. Mi spiegò che gli sciamani vedono i bambini umani come strane sfere luminose di energia, coperte da cima a fondo con uno strato brillante, qualcosa come una copertura plastica che si adatta strettamente al loro bozzolo di energia. Disse che quel brillante strato di consapevolezza era ciò che i predatori consumavano e che quando un essere umano diventava adulto, tutto ciò che rimaneva di quel brillante strato di coscienza era una stretta frangia che si alzava dal suolo alle dita dei piedi. Quella frangia permette all'essere umano di continuare a vivere, ma a malapena. Come se fosse stato in un sogno, sentii Don Juan Matus spiegare che, per quanto ne sapeva, l'umanità era l'unica specie che aveva lo strato brillante di consapevolezza al di fuori del bozzolo luminoso. Divenne quindi facile preda di una consapevolezza di diverso ordine, come la pesante consapevolezza del predatore. Poi fece il commento più offensivo che avesse mai fatto fino a quel momento. Disse che questa stretta frangia di coscienza era l'epicentro dove l'essere umano era intrappolato senza rimedio. Approfittando dell'unico punto di consapevolezza che ci rimane, i predatori creano delle fiammate di consapevolezza che procedono a consumare in modo spietato e predatorio. Ci danno problemi banali che costringono queste fiammate di consapevolezza a crescere e in questo modo ci tengono in vita per alimentarsi con la fiamma energetica delle nostre pseudo preoccupazioni. I am not putting up with this anymore. Putting That's up with it. what? I can't am out talk of to here. people? I am out of here. Oh, This what? is the last Oh, time come this on. happens. Because I have a little Put up with this conversation. constantly, Qualcosa doveva esserci in quello che Don Juan diceva, perché mi risultò così devastante che a quel punto mi si rivoltò lo stomaco. Dopo una pausa abbastanza lunga perché potessi riprendermi, chiesi a Don Juan: ma perché, se gli sciamani dell'antico Messico e tutti gli sciamani attuali vedono i predatori, non fanno nulla al riguardo? Non c'è niente che tu ed io possiamo fare. Disse Don Juan con voce grave e triste. Tutto quello che possiamo fare è disciplinarci al punto che non ci tocchino.
Come puoi chiedere ai tuoi simili di passare attraverso gli stessi rigori della disciplina? Rideranno e si burleranno di te, e i più aggressivi ti daranno una pedata nel culo, e non tanto perché non ti credono. Nel profondo di ogni essere umano c'è una conoscenza ancestrale, viscerale, dell'esistenza del predatore. La mia mente analitica si muoveva da un lato all'altro come uno yo-yo. Mi abbandonava e tornava, mi abbandonava di nuovo e tornava di nuovo. Quello che Don Juan stava affermando era assurdo e incredibile. Allo stesso tempo era qualcosa di così ragionevole, così semplice. Spiegava ogni contraddizione umana a cui potessi pensare. Ma come avrebbe potuto qualunque persona prendere questo con serietà? Don Juan mi spingeva al passo di una valanga che mi avrebbe abbattuto per sempre. Ho sentito un'altra ondata di una sensazione minacciosa. L'onda non proveniva da me, eppure era unita a me. Don Juan mi stava facendo qualcosa di misteriosamente positivo e allo stesso tempo terribilmente negativo. Lo sentii come un intento di tagliare un foglio sottile che sembrava essere attaccato a me. I suoi occhi erano fissi sui miei, mi guardava senza battere ciglio. Distolse gli occhi da me e cominciò a parlare senza mai più guardarmi. Quando i dubbi ti assalgono fino al punto in cui sei in pericolo, Disse: fai qualcosa di pragmatico. Spegni la luce, penetra l'oscurità, scopri cosa riesci a vedere. si alzò per spegnere la luce. Lo fermai. No, Don Juan, dissi. Non spegnere la luce, sto bene. Quello che sentivo era qualcosa di insolito, un'insolita paura del buio. Il solo pensarci mi faceva ansimare. Decisamente sapevo qualcosa a livello viscerale, ma in nessun modo l'avrei toccato o portato in superficie, per nulla al mondo. Hai visto le ombre fugaci contro gli alberi? Disse Don Juan, appoggiandosi sulla sua sedia. Sei stato molto bravo. Ora vorrei che le vedessi in questa stanza. Non stai vedendo nulla, stai semplicemente catturando immagini fugaci. Hai abbastanza energia per farlo. Temevo che Don Juan si alzasse e spegnesse la luce della stanza. E così fece. Due secondi dopo stavo gridando a squarciagola. Non solo ho catturato la visione di quelle immagini fugaci, ma le ho sentite ronzare nelle mie orecchie. Don Juan accese la luce mentre si piegava in due dalle risate. Che tipo temperamental, che tipo lunatico. Disse: Un completo incredulo da una parte e dall'altra un pragmatista. Devi sistemare questa lotta interiore, altrimenti ti gonfierai come un rospo. Don Juan continuò a spingermi sempre più e più in profondità. Gli sciamani dell'antico Messico videro il predatore. Disse:
Lo chiamarono El Volador perché salta in aria. Non è niente di carino, è un'enorme ombra di un'oscurità impenetrabile, un'ombra nera che salta nell'aria, poi atterra di piatto al suolo. Gli sciamani dell'antico Messico erano piuttosto preoccupati di sapere quando aveva fatto la sua apparizione sulla terra. Essi pensarono che l'uomo doveva essere un essere completo ad un certo punto, con stupende rivelazioni, prodezze di consapevolezza che oggi sono leggende mitologiche. E poi tutto parve svanire e rimanemmo con un uomo sottomesso. Volevo arrabbiarmi, chiamarlo paranoico, ma in qualche modo la mia rettitudine inflessibile, che di solito si nascondeva appena sotto la superficie del mio essere, non c'era. Qualcosa in me andava oltre la mia domanda preferita. E se quello che dice fosse vero? Quella notte, mentre mi parlava, sentii con tutto il cuore che ciò che mi diceva era vero, ma allo stesso tempo e con uguale forza sentivo che tutto ciò che mi stava dicendo era completamente assurdo. Che cosa mi stai dicendo, Don Juan? Chiesi debolmente. La mia gola era stretta. Riuscivo a malapena a respirare. Quello che sto dicendo è che non siamo di fronte a un semplice predatore. È molto ingegnoso ed è organizzato. Segue un sistema metodico per renderci inutili. L'uomo, l'essere magico che è il nostro destino diventare, non è più magico, è un pezzo di carne. Non ci sono più sogni per l'uomo, ma i sogni di un animale che viene allevato per diventare un pezzo di carne. Banale, convenzionale, imbecille. Il video non è terminato. Segue il nostro commento. Salve guerrieri, sono Marisha della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Quello che avete appena visto è la nuova edizione del secondo video dedicato al capitolo sui Voladores. C'era stato chiesto da alcuni utenti di aggiornarlo aggiungendo la lettura del testo. Speriamo che il lavoro svolto possa aiutare molti ad avere una maggiore comprensione dell'intero argomento. Si è cercato di eliminare imprecisioni o eventuali censure. La traduzione italiana, dove è possibile, è letterale ed è tratta direttamente dalla versione spagnola, considerata la migliore aderente e confrontata con quella inglese. Passiamo subito ad analizzare le varie censure. Come vedremo tra poco, in molti casi non si tratta solo di censure riguardanti il turpiloquio particolarmente colorito espresso da Don Juan, o di italianizzare modi di dire tipicamente messicani, ma di una vera e propria manipolazione del testo e stravolgimento del significato originario. Ecco i tre casi più gravi. La stretta frangia
di consapevolezza nella versione italiana viene collocata sul corpo in maniera erronea ed è sbagliata la misura. Vediamo insieme come ricostruire la corretta traduzione. Don Juan sta dicendo a Carlos che gli sciamani vedono che il predatore, detto volador, consuma lo strato brillante dell'uomo. In età adulta è ridotto a una stretta frangia. In spagnolo, angosta franja que se elevaba desde el suelo hasta por encima de los dedos de los pies. In inglese, was a narrow fringe that went from the ground to the top of the toes. Attenzione, adesso vediamo la traduzione nell'edizione italiana. Tutto ciò che di essa resta è un bordo sottile che va dalla cima della testa alla punta dei piedi. La traduzione letterale corretta è: era una stretta frangia che andava dal suolo alla sommità delle dita dei piedi. Durante un workshop del 95, Castaneda descriveva la stessa cosa riferendosi ad una pozzanghera di consapevolezza dove l'uomo è costretto a specchiarsi in un illusorio riflesso di sé, una falsa personalità. Come potete notare, in italiano c'è stata data un'indicazione completamente sbagliata, una sorta di spicchio che va dalla testa ai piedi. Onestamente, un esperto linguista non farebbe mai un errore così grossolano. La vedo più come una piccola manomissione, di cui per anni, a quanto pare, nessun italiano si è accorto. Il problema è perché? Rifletteteci. 2. Lo strato brillante di consapevolezza. Anche qui il testo è lievemente manomesso. Nella versione italiana l'uomo diventa l'unico e solo detentore dello strato brillante o luminoso di consapevolezza, ma come vedremo non è affatto così. In spagnolo, la humanidad era la única especie que tenía la capa brillante de conciencia por fuera del capullo luminoso. In inglese, man was the only species that had the glowing coat of awareness outside that luminous cocoon. La nostra traduzione letterale: l'umanità era l'unica specie che aveva lo strato brillante di consapevolezza al di fuori del bozzolo luminoso. La versione italiana pubblicata sentii spiegare che per quanto sapeva l'uomo è l'unico essere vivente dotato della patina luminosa di consapevolezza. Anche qui, perché? Può un professionista fare un errore così grossolano? L'uomo è l'unico ad avere lo strato luminoso fuori, outside por fuera, dal bozzolo, ma chiaramente altre specie hanno lo stato luminoso di consapevolezza, ma non è esterno. Qui si ha l'impressione che forse a causa delle religioni principali monoteistiche non si volesse instillare il dubbio che l'uomo non è quell'essere superiore al centro di tutto il creato o qualcosa di simile. Anche perché basti pensare per esempio che il volador stesso come predatore in un'ipotetica scala gerarchica è ben al di sopra dell'uomo. 3. In questo esempio è stata proprio omessa una parola invece chiarificatrice. Il volador viene descritto da Don Juan. Ci dice in che modo scende al suolo. In spagnolo, aterriza de plano en el suelo. In inglese, it lands flat on the ground. Traduzione letterale: atterra di piatto o piatto al suolo. Nella versione italiana pubblicata abbiamo soltanto e poi a terra.
Don Juan ha dato un particolare per riconoscerlo, nel caso qualcuno riesca a vederlo, o messo in italiano, cioè che a terra piatto o di piatto. La censura del turpiloquio e l'adattamento di modi di dire messicani volgari o poco comprensibili per gli italiani. Ecco 2 esempi. 1. A proposito della reazione se parli dei voladores ad altre persone. In spagnolo, Se rirán y se burlarán de ti, y los más agresivos te darán una patada en el culo. in inglese diventa They laugh and make fun of you, and the more aggressive ones will beat the shit out of you. tradotto letteralmente. Rideranno e si burleranno di te, e i più aggressivi ti daranno una pedata nel culo. Versione italiana pubblicata e si farebbero beffe di te e più aggressivi ti picchierebbero a morte. 2. L'ultima è meno grave delle altre. Si tratta solo della sostituzione di una divertente espressione idiomatica messicana con parole più banali ma molto più italiane. In spagnolo, así es que, ajustate el cinturón. Versione italiana pubblicata, preparati quindi. Traduzione letterale, allora allacciati la cintura o il cinturone. Vorrei dire a tutti coloro che si sono avvicinati da poco allo studio di Castaneda che l'argomento dei voladores è stato affrontato dall'autore alla fine del suo personale apprendistato ed è stato reso noto solo nel 1998 con la pubblicazione del volume Il lato attivo dell'infinito. Don Juan aveva accennato all'esistenza di un depredator, un'installazione esterna, un'installazione foranea, nel volume Tensegrità, rivelando la sua influenza negativa sul sesto centro dell'uomo, ma non lo aveva chiamato volador. Abbiamo in programma di realizzare un video su questo breve passo. Quello che vorrei fosse chiaro in questa sede è che Don Juan aveva guidato Carlos su di un percorso in cui l'acquisizione della consapevolezza dell'esistenza del predatore è un punto di arrivo del suo apprendistato e non l'inizio del suo percorso, della durata di 10 anni. Invece sta accadendo che molti si avvicinino morbosamente incuriositi partendo dal voler sapere tutto del volador, anche da autori che mischiano una serie di argomenti o dottrine di cui Castaneda non ha mai parlato, senza avere alle spalle lo studio e la pratica di tutto quello che sarebbe necessario per allontanare per sempre il volador. Non ci sono formule istantanee né meditazioni apposite, ma una solida base, ovvero un lungo percorso che potrete capire solo se leggerete tutta l'opera completa e cercherete di metterla in pratica nella vostra vita. Salve guerrieri, sono Nick della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Volevo questa volta far riflettere coloro che ci seguono su una problematica che coinvolge e da sempre coinvolto tutti coloro che arrivano a toccare il tema dei voladores, cioè il non essere creduti e la conseguente solitudine nel cammino per disciplinarsi. Le parole di Don Juan, ironiche e graffianti, non lasciano nessuno spazio a interpretazioni idealistiche e costringono chi le ascolta, come sempre, a prendere consapevolezza della reale portata del lavoro che aspetta chi vuole provare a sottrarsi ai predatori. Ma perché se gli sciamani dell'antico Messico e tutti gli sciamani attuali vedono i predatori non fanno nulla al riguardo? Non c'è niente.
che tu ed io possiamo fare. Disse Don Juan con voce grave e triste. Tutto quello che possiamo fare è disciplinarci al punto che non ci tocchino. Come puoi chiedere ai tuoi simili di passare attraverso gli stessi rigori della disciplina? Rideranno e si burleranno di te, e i più aggressivi ti daranno una pedata nel culo, e non tanto perché non ti credono. Nel profondo di ogni essere umano c'è una conoscenza ancestrale, viscerale, dell'esistenza del predatore. Pero ¿por qué? Si los chamanes del México antiguo y todos los chamanes de la actualidad ven los predadores, no hacen nada al respecto. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Dijo Don Juan con voz grave y triste. Todo lo que podemos hacer es disciplinarnos hasta el punto de que no nos toquen. ¿Cómo puedes pedirles a tus semejantes que atraviesen los mismos rigores de la disciplina? Se irán y se burlarán de ti, y los más agresivos te darán una patada en el culo. Y no tanto porque no te crean. En lo más profundo de cada ser humano hay un saber ancestral, visceral acerca de la existencia del predador. But why is that the sources of ancient Mexico and all sources today, although they see the predators, don't do anything about it? There's nothing that you and I can do about it. Don Juan said in a grave, sad voice. All we can do is discipline ourselves to the point where they will not touch us. How can you ask your fellow men to go through those rigors of discipline? They laugh and make fun of you, and the more aggressive ones will beat the shit out of you. And not so much because they don't believe it. Down in the depths of every human being, there's an ancestral, visceral knowledge about the predator's existence. Non credo si possano usare parole migliori. In passato abbiamo ricevuto molti commenti da parte di utenti che riportavano di non essere creduti e accettati da altre persone e, a volte, anche di gravi ritorsioni operate soprattutto dai congiunti più stretti. Cercando di sdrammatizzare, noi diciamo che quando si parla dei predatori dell'uomo, se se ne vuole parlare, occorre abituarsi ad essere presi per matti. Dobbiamo accettare che chi ci circonda non vuole ascoltare quello che gli si vuole dire, non lo accetta e non lo farà. Si rischia soltanto di gettare via senza alcun risultato energia preziosa risparmiata con grande sacrificio, cosa che chi ci è di fronte non intende minimamente fare, non importa la sincerità delle nostre intenzioni. Tutti coloro che tentano di liberarsi hanno sofferto o soffrono di questo aspetto, ma non c'è altro da fare che proseguire da soli. Mi auguro che prendere consapevolezza che anche altri come noi e voi hanno affrontato e superato la stessa condizione possa aiutare chi è interessato a non deviare dal percorso di disciplinarsi. Buona pratica a tutti!